Ciao a tutti amici, mi hanno regalato questo trapano perché la sua batteria non si carica più. È un trapano molto vecchio, ma come vedete dalla Bosch è un tassellatore e se riesco a farlo funzionare me lo tengo io. Praticamente questa era la sua batteria originale, che penso vada dentro in questa maniera, così si aggancia qua, ok, e questo è il suo caricabatterie originale che andrò a modificare perché io voglio mettere delle batterie al litio a posto di queste batterie che io ho già estratto dal suo contenitore. Ho già tagliato due pezzettini di plastica perché voglio farci stare praticamente 12 batterie al litio. Originariamente ci sono queste 20 batterie al nickel cadmio che dovrebbero misurare 1 volte 2 ciascuna batteria. Allora facciamo 2-3 calcoli. 1 volte 2, allora 1,2 volt per 20 uguale, siamo a 24 volt. Cariche sarà stato sui 25-26 volt quando erano cariche. Queste batterie non sono più efficaci perché l'ho già misurate, ce n'è solo una o due che misurano 1,2 volt, le altre sono tutte sui 0, 0,2, 0,3 volt. Questa addirittura, se riuscite a vedere, è un po' gonfia, e sono tutte in serie, 1-2 volt in serie, praticamente arriviamo a 20, quei famosi 24 volt. Praticamente queste batterie hanno finito la loro vita. Ora le mettiamo da parte. Io volevo metterne praticamente, facciamo un po' di conti, volevo mettere quelle al litio da 4,2, 4,2 per 6, 25 volt. Volevo metterne 6 da 4,2 più 6 ancora in parallelo per aumentare la corrente, dunque in totale 12 batterie. Ho comprato due moduli BSM, uno 4S e uno 6S. Il 6S dovrebbe essere questo, vedete che c'è la scritta 6S, e questo lo adopererò per il trapano qua dalla Bosch per caricare le batterie. E questo qua da 4S è quello che volevo utilizzare per costruire la batteria, questa qua che stavo già iniziando. È una batteria per l'accensione di uno scooter. Già così a 12 volt ho provato e riesco a accendere lo scooter, però il modulo BMS, che è un 3, BMS 3, cioè praticamente 3 elementi, non supporta l'alimentazione del caricabatterie, diciamo dell'alimentazione che esce dall'alternatore dello scooter, perché dall'alternatore dello scooter escono 14 volte qualcosa al massimo dei giri. Questo come alimentazione massima arriva a 4,2 per 3, cioè 4, 8, 12, 12 e 6. Quindi dovrò cambiare il modulo BMS, mettere questo e mettere altre 3 batterie in parallelo per fare ulteriori 4 volt. Così sarebbero 4, 8, 12, 16 volt. Anche se poi alla fine, se dall'alternatore ne arrivano 14, le batterie
e verrebbero caricate al massimo sempre a 14,4 volt. È un esperimento che devo fare, una prova che devo fare. Questo modulo non posso metterlo perché non caricherebbe mai, andrà in protezione se lo alimento a 14 volt, oppure si potrebbe danneggiare. È un esperimento che farò più avanti. Ora prendo le batterie che ho recuperato col tempo. Queste sono tutte le mie batterie che ho già testato con il mio caricabatterie che ho costruito, che carica 10 batterie alla volta e poi le scarica e ne verifica anche gli ampere ora. Infatti io su ogni batteria, queste sono tutte batterie che ho già provato, testato, ci metto sempre la durata in minuti. Con un carico di 1 ampere, questa è 115, è durata 115 minuti, quasi 2 ore. Una 120 è durata 2 ore, dunque significa che è 2 ampere ora. Io cercherò di mettere tutte le batterie con gli ampere ora, diciamo, uguali, più possibile uguali. Ho già fatto un esperimento per alloggiarle dentro in questo contenitore e 12 dovrebbero starci comodamente, perché io farò 1, 2, 3, ok, 4, 5, 6 e 6 nell'altro contenitore. Adesso vedrò se farle doppie, tipo incornarne 2 già assieme così in parallelo, così faccio già i paralleli 2, 2, 2, le tengo tutte da una parte così posso chiudere bene il contenitore. Poi la schedina andrò a metterla qua sopra, dovrebbe starci da qualche parte. Allora, questo è un bel lavoro da fare. Allora, dopo aver ricercato le batterie, le ho trovate tutte da 110, 110, 110, praticamente 110 minuti. La maggior parte sono da 110. Poi ne ho trovate 2 da 100 e 2 da 115. Quindi farò il parallelo di queste due, così si equilibrano un po', 115 e 100. E anche questo lo metterò a 115 e 100 per equilibrarle un po', perché non le ho trovate tutte uguali. Le accoppierò a 2 con la colla a caldo le incollo a 2, così faccio già il parallelo qua e qua. Poi cosa farò? Collegherò il modulo farò una cosa prima volante, proverò a attaccarlo al trapano, caricherò con il mio alimentatore le batterie e poi se funziona il tutto le metto nel contenitore come avevo fatto vedere prima. Ok, ora procedo con i lavori. Per saldarle userò ancora questo sistema, prenderò il filo rigido, lo spelo e le saldo in questa maniera, che ho visto che è un sistema abbastanza efficace. Il filo dell'1 dovrebbe essere dell'1 rigido e porta molta corrente. Lo farò ancora con questo sistema. Ora vi farò vedere il sistema che uso io per saldare le batterie con questo filo rigido. Allora, filo rigido sezione 1, l'ho misurato prima col calibro perché ero in dubbio sulla sezione, ho voluto fare una misura. Mettiamo un po' di pasta per disossidante,
per far aderire meglio lo stagno, per disossidare bene e far attaccare meglio lo stagno. Prendiamo lo stagno, quello un po' non fine, perché è meglio usare quello un po' più grosso, che all'interno c'è sempre presente un po' più di pasta salda. Ok, vedete come si stagna bene. Poi il filo io gli do già una prestagnata qua all'inizio. Ok, e poi lo saldo. Ok, qua lo tengo un po' sollevato e poi saldo l'altra parte. Ok, prendo un tronchesino e taglio questo. Ok, vedete che qua resta un filino di spazio sollevato, è sempre meglio. Adesso lo giro, non stringetele tanto, stringete appena, e faccio la stessa cosa sul polo negativo, anzi un po' di disossidante sullo stagno, aderisce subito. Ok, vedete che non fa fatica lo stagno a attaccare. Tante persone mi hanno detto che facevano fatica a mettere lo stagno su questa parte metallica, ma con il suo disossidante e un buon stagno non c'è nessun problema. Ora spelo anche questo. Ok, gli do una stagnata alla punta. Ok, lo stagno, e facciamo uguale anche di qua. Tagliamo.
Ok, mettiamo ancora un po' di stagno anche di qua. Ok. Adesso io farò 6 coppie così, come queste. Ok? Dopo aver collegato tutti i pacchi di celle al BMS, vi spiegherò un po' cosa ho fatto. Allora, ho preparato 2 celle in parallelo saldate insieme alla volta, praticamente 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cosa succede? La tensione arriva a 25,2 se non sbaglio, perché sono 4,2 per ogni coppia. La corrente sarebbe 2 ampere per 2 ampere ora per batteria, ma siccome che queste siamo sui 100, 115, 110, quando le ho provate sarà un po' di meno. Dunque non saranno proprio 2 ampere ora. 2 ampere ora. Il trapano questo assorbe 4 ampere e mezzo. Io ho provato a attaccare un carico da 100 watt per fargli assorbire 4 ampere e qualcosa, erano delle lampadine. Mi è durata la batteria mi è durata 30, la batteria, diciamo, il circuito BMS è intervenuto dopo mezz'ora. Dunque mezz'ora di funzionamento di questo trapano è abbastanza buono, anche perché calcola che quando fai fuori un minuto, fai un foro, poi ti riposi. Penso che 4-5 ore lo potresti adoperare benissimo il trapano. Le ho già cablate in modo da farle starci nel suo contenitore, questo, vedete? Ho già cablate più o meno, dopo ricollegherò i fili perché la schedina devo vedere dove metterla. Ho usato dei fili del 2,5 perché gli spunti sono sopra i 10 ampere. Questo è un filo del 2,5, questi qua li cambierò, però adesso li ho collegati per farvi vedere a funzionare il trapano. E poi ho messo, molto importante, queste celle qua, tra qua e qua almeno fa niente se si toccano queste due, però tra questa e questa, se si toccano questi due meno, più e meno e assieme, andrebbero in corto. Dunque io in mezzo qua ci ho messo delle, delle strisce di carta, il nastro quello di carta proprio, vedete anche qua ho messo il nastro di carta in mezzo, qua ho messo il nastro di carta qua in mezzo, a ogni coppia ho messo un nastro di carta e qua metterò anche qua un nastro di carta perché andrò a metterle insieme così quando vengono montate. Qua non mi servirebbe perché tanto questo è ancora questo collegamento e io ho già provato a fare una carica completa alimentando il circuito a 25 volt, 25,5, 25 qualcosa, e le batterie sono state caricate, la carica si è fermata e poi l'ho scaricate con quel carico. Ho preso 2 lampadine da 50 watt da 12 volt in serie e mi sono durate quella mezz'oretta. Dunque per me il circuito funziona, le batterie funzionano, è tutto a posto. Adesso vi farò vedere un attimo lo schemino del BMS, vi darò alcune altre indicazioni. Ok, questo è lo schemino che ho trovato del BMS. Allora, partiamo dall'ingresso. L'ingresso sarebbe sia l'ingresso che l'uscita, quello che noi dobbiamo alimentare a una tensione per caricare le batterie. Praticamente
l'ingresso dice di non superare un certo voltaggio. Andiamo a vedere qua, dice di non superare tensione di carica 25,5. tensione di carica non è che è il massimo del voltaggio, è la tensione di carica che dà massima alle batterie. Corrente di scarica istantanea 25 A. Potrei caricare anche più batterie perché tanto la corrente di carica è 15 A massimo, ma quello dipende da quanto alimentiamo noi, dal nostro alimentatore, perché se noi qua abbiamo un alimentatore che non riesce a erogare 15 A o 20 A o quello che è, non ce la farà mai a erogare 15 A. Però noi non ce ne frega, possiamo avere anche un 25 volt con 1 A o con 0,6 A, 0,5 A, al massimo la carica sarà più lenta. È importante che abbiamo i nostri 25 volt, 25,5, 25, per poter caricare tutte le batterie. Le batterie vanno collegate così. Questa è tutta la serie delle celle 1, 2, 3, 4, 5, 6 che ho fatto, e io ne ho messe due in parallelo. Qua praticamente ce ne abbiamo 2, 2, 2, 2. Allora, dall'inizio della prima cella che va collegata al B+, c'è tutta la serie fino alla fine che va collegata al B-, ok? Poi tutti gli altri fili sono fili intermedi più fini che non servono, perché qua è dove passa la corrente più grossa, diciamo. Questi qua possono essere anche fili di sezione piccolina, anche 0,5, perché servono solo per monitorare che le batterie vengano caricate regolarmente, ciascuna batteria venga caricata regolarmente. Questo va qua, questo va qua e questo va qua, ok? Praticamente da qua sopra entra sia la tensione che serve per caricare le batterie, e sia quella che una volta scollegata qua è dove va attaccato il carico, il nostro carico, in questo caso dove attaccherò io il trapano. Cosa succede? Allora, in fase di carica, quando dopo andremo a vederlo bene, vi farò vedere proprio a livello elettrico. In fase di carica abbiamo i nostri 25,5, 25, quello che è. Cosa succede? Quando le batterie sono completamente cariche, il circuito qua si sgancia, è come se si apre il circuito qua. Dunque anche se noi dopo qua abbiamo resta alimentato, non succede niente. Stesso caso quando noi alimentiamo un carico, nel mio caso alimento il trapano, ok? Stacco la mia alimentazione per caricare la batteria, attacco il mio carico, cioè il mio trapano, io lo faccio funzionare. Quando il circuito sente che le celle vanno al di sotto di un certo valore, che mi sembra che è intorno ai, andiamo subito a vederlo se c'è scritto, qua c'è scritto qua, corrente di protezione sovracorrente 3 A. No, non è questo qua, tensione di rilevamento sovrascarica 2,55. Lui, se sente una cella che è andata sotto 2,55, taglia il circuito, non dà più corrente al carico. Stesso in fase di carica, quando arriva a 4,28 per elemento, lui sgancia. Questo è la sovraccarica, tensione di rilevamento di sovraccarica. Allora, la prima prova che farò è quella di farvi vedere a funzionare il trapano e vedere l'assorbimento. Allora, io prendo il mio trapano, ok, adesso io mi ero segnato meno e più, meno è questo, ok, meno, più, ok, vediamo il trapano che funziona, ok.
vi farò vedere l'assorbimento. Con 4 ampere così potremo fare andare il trapano per mezz'oretta di continuo. Io l'ho già fatto col carico, le batterie si sono scaldate lievemente, le ho lasciate accese per mezz'ora le lampadine e non è successo niente. Alla fine si sono fermate quando le batterie sono scese sotto il loro valore di 2,50, 2,55 per elemento e il circuito ha staccato regolarmente. Dunque, vedete lo spunto che ha? Si aggira sui 10 ampere, anche passa, per quello che dobbiamo utilizzare un po' i fili un po' grossi. Io ho guardato anche il filo che c'era prima nella sua batteria, e infatti è un filo del 2,5, filo abbastanza grosso. Userò ancora questo per il meno, così so. Ok, altra cosa che sono riuscito a fare, che ora vi farò vedere, è il suo caricabatterie vecchio. Sono riuscito a testarlo e ho visto che praticamente funziona alla perfezione anche con questa batteria. Verrà caricata la batteria lentamente perché il nickel cadmio venivano caricate a 1/10 della carica che c'era sulla batteria. Se una batteria era 2 ampere ora veniva caricata a 1/10 della carica, cioè 2 ampere ora a 200 milliampere ora. Questo è un esempio. Questo caricabatterie che vi farò vedere, vediamo se riusciamo a spostare un po' le cose senza mettere in corto niente. Questo caricabatterie io l'ho smontato, l'ho provato, escono 38 volt a vuoto, però lui limita la corrente a 0,6 ampere in carica. Poi una volta che le batterie, io ho fatto la prova, una volta che le batterie si sono caricate, il circuito ha sganciato, il circuito del BMS ha sganciato, e in entrata, anche se c'ha quei 38 volt, non succede niente, resta lì fermo. Dunque va perfettamente bene ancora il suo alimentatore e non dovrò cambiare niente. Sarà un po' lento perché caricherà a 0,6 ampere, però vabbè, questo per me non ha importanza perché il trapano non è che lo uso per lavoro tutti i giorni, capiterà di usarlo qualche volta. Ok, ora vi faccio vedere. Allora, ho collegato il volmetro sulle linguette del caricabatterie. Ora vado a inserire la tensione e sono 38 volt e 21. Questi fili prima erano quelli collegati al trapano, che davano corrente al trapano, adesso prenderanno corrente dall'alimentatore. Allora, non dobbiamo sbagliare meno e più perché esce un bel casino. Allora, io lo attaccherò al meno, vedete che a vuoto sono 38 volt, e al più. Ok, vedete che il circuito sta caricando, il circuito BMS sta caricando, perché se io vado a guardare la corrente, zeriamo, ok, se io vado a guardare la corrente sul ramo della batteria, vedete 0,58, 0,60, come c'è scritto dal suo alimentatore, che c'è scritto 24 volt 0,6 ampere. Dunque lui limita la corrente a 0,6 ampere, ma a me questo va benissimo perché tra un po', quando raggiungerà i volt, il modulo BMS sgancerà, non ci sarà più assorbimento di corrente
e anche se ci sono i 38 volt in ingresso resteranno lì fermi. Dovrò vedere se la lampadina qua, se il LED si spegne, e se si spegne meglio ancora, così mi indica che è stata caricata. Aspettiamo. Ok, avete visto? È arrivato 25,5, 25,50 qualcosa, non c'è più assorbimento, il circuito BMS ha tagliato, non sta più caricando le batterie, è ritornata la tensione di 38 volt sull'alimentatore e la spia si è accesa. Dunque per me vuol dire che la batteria in questo momento è carica. Funziona tutto alla perfezione, anche con l'alimentatore vecchio. Verrà caricato a 0,6 ampere, durerà un po' di più la carica rispetto a caricarlo a 2 ampere come si fa di solito con queste batterie al litio. Però a me questo non importa, l'importante è che non devo costruire un altro alimentatore, un altro caricabatterie per caricare la batteria. È perfettamente funzionante anche questo. Ora si tratterà di assemblare tutto, di chiudere il tutto e fare una prova. Allora, dopo aver accorciato tutti i fili dei collegamenti, ora vedrò se riesco a mettere la scheda qua in parte senza fare nessun cortocircuito, perché tra questo che è il più e l'altra lamella che è posizionata qua, che è il meno, bisogna stare molto attenti. La scheda vedrò di infilarla dentro qua, ho fatto una fatica a tagliare i fili precisi per saldarli bene. Adesso vediamo se riuscirò a chiuderla. Ok, così ci siamo quasi. C'è quel pezzo di plastica qua che è quello che separa le due lamelle più e meno. Ora vediamo se riusciamo a chiuderlo. Qua sopra dovrò isolarlo. Vediamo un altro pezzo di... Pensavo che era corto, invece sono riuscito a spingere la scheda un po' più in qua e forse ce la facciamo. Questo andrà dentro qua. Ok, sono riuscito a chiudere tutto senza schiacciare nessun filo. Ok, rimetto le sue vite originali. Allora, questo proviamo a sfurare questo. Ok, bello. Altra prova, stacchiamo. L'alimentatore era già alimentato, mettiamo la cosa e la spia si è accesa, visto? Vuol dire che sta si
Se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao, ciao a tutti.